Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, tendenze energetiche generali per la seconda, grazie, metà di aprile. Cari amici del cancro, abbiamo la carta della giustizia. Wow! Questioni legali che si risolvono, contratti, firme, potrebbero anche essere contratti di lavoro, compravendite di case, questioni burocratiche, insomma, che vanno avanti, direi. Può anche essere un po' diciamo, un periodo dove la tendenza energetica è quella di regolarizzare dei documenti. Andiamo a vedere nello specifico di che cosa si tratta. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire più oroscopi. È proprio una guida dove spiego anche le linee di tempo, le decadi. Poi trovate il link al corso gratuito base di tarocchi e al corso che inizierà a maggio 2023, perché sono aperte le iscrizioni, e c'è anche un video per quello che riguarda la sezione degli abbonamenti, quindi lì spiego tutto quello che è, diciamo, i video esclusivi che sono dedicati agli abbonati. Per chi invece volesse contattarmi può scrivermi una mail all'indirizzo che vedrete in sovraimpressione. Bene ragazzi, iniziamo con un cavaliere di spade, un asso di spade, un 2 di denari, la stella, un 3 di denari, 4 di denari, principe di denari, tanti denari. Quindi sì, fortemente può essere, diciamo, il movimento principale di questi 15 giorni è qualcosa che riguarda gli averi, i possedimenti, il denaro, il lavoro. Il principe di spade mi dice che c'è una sorta di determinazione o può anche rappresentare una persona, adesso poi dipende sempre dalla realtà di ognuno, ok? Sta di fatto che con questo asso di spade c'è qualche cosa che deve venire a galla. O può anche essere che ci sia un taglio da dover affrontare, un taglio da dover effettuare, perché vi ricordo che avete comunque la giustizia e la giustizia ha la spada, quindi taglia quello che non serve più proprio per rimettere in equilibrio i piatti della bilancia. Quindi anche qui con questo 2 di pentacoli direi che c'è la necessità di portare in equilibrio, di regolarizzare. Tenete presente che il 2 di pentacoli fa anche riferimento ai cicli karmici. E siccome abbiamo anche la stella, e ho come la sensazione che molti di voi stiano pensando di non poter uscire da questa situazione, o che comunque sia lungo, diciamo, il percorso. Sì, la stella mi dice che è un po' come se abbiate bisogno di ritrovare un po' l'ispirazione. Però guardate, il punto è che con questo 3 di denari si parla poi di collaborazioni. Sento che dovete lavorare di più sul vostro amor proprio, ragazzi, perché vi sentite così perché fondamentalmente non vi date il giusto valore. Per quello che c'è la giustizia arriva per mettere le cose in regola. Andiamo a vedere Principe di Spade. Regina di Bastoni. 5 di Pentacoli, Giudizio e Papa. Sì, ho proprio questa sensazione che stiate facendo molto, se questo Cavaliere di Spade foste voi, state facendo molto in questa situazione o magari in questa relazione, ma nonostante questo c'è sempre una sorta di carenza, perché il 5 di Pentacoli parla proprio di una carenza economica, ragazzi, di una mancanza di indipendenza, soprattutto economica e alle volte è anche associato
alla codipendenza affettiva. Io ve lo dico, magari per qualcuno risuona. Sta di fatto che con questo, con questo giudizio, con questo papa, è un po' come se qualcuno stesse aspettando una sorta di guida, una sorta di spinta, una sorta di chiamata. È interessante perché in realtà il Cavaliere di Spade è un'energia molto, molto dinamica, molto veloce, molto determinata, però qui ho carte di attesa. Può essere che stiate pensando in modo molto veloce come muovervi da questa situazione, però poi a livello pratico stiate aspettando un input. Andiamo a vedere questo asso di spade, perché l'asso di spade anche qui può significare diverse cose, soprattutto una non chiarezza mentale. Abbiamo un 7 di pentacoli che di nuovo è una carta di attesa, un 6 di bastoni e un 2 di bastoni, 2-2. Manca, ragazzi, un riconoscimento. Allora, può essere che qualcuno, perché qui abbiamo due figure, c'è anche la regina di bastoni, quindi può essere che qui qualcuno non si senta riconosciuto dall'altra persona all'interno di questa situazione, di questo gruppo, insomma, da questa... E ad un certo punto come se ci volesse essere questo tipo di comunicazione, ma qualche cosa vi stimolasse a mordervi la lingua, a non dire ancora niente, ad osservare. Perché qui è come se per qualcuno potrebbe essere che c'è una promessa in ballo di un aumento di ruolo, di un aumento di stipendio, di un riconoscimento maggiore, però in realtà a livello pratico ancora non c'è questa cosa. C'è solo, diciamo, la pacca sulla spalla, senza in realtà un aumento in busta paga. Andiamo a vedere il 2 di denari. O se fosse un accordo, ipotesi, c'è solo un accordo verbale, ma senza qualche cosa di scritto, ma state tranquilli perché comunque arriva la giustizia. Allora abbiamo un 4 di spade, sì ragazzi, guardate, re regina di bastoni. Allora, ho la sensazione che qui ci sia una sorta di stanchezza da parte vostra nel portare avanti le cose sempre con tanta determinazione, con tanta forza di volontà, mi verrebbe da dire, senza il giusto riconoscimento. È come se vi fosse stato promesso, ma qualcuno qui non ha neanche più la speranza che possa succedere. Avete bisogno di prendervi un tempo, di riprendere in mano la vostra vita, ma anche le vostre forze e il vostro lavoro. Sento che molte persone il lavoro in sé piace, ma è probabilmente la situazione che si è mm, creata in questo momento che è un po' complicata da gestire. Andiamo a vedere la stella, carro, carro 9 di bastoni al contrario e 5 di bastoni. È come se ci fosse la difficoltà a credere che si possa creare una buona collaborazione. E potrebbe sì essere proprio tra due persone, perché comunque qui ho anche il carro. Il carro mi dice che è un po' come se stesse cercando di capire che scelta fare, dove andare, che direzione dare a questa situazione, a questa relazione, perché comunque non c'è speranza, c'è tanta stanchezza, ragazzi. Avete un 4 di spade e un 9 di bastoni al contrario. Non c'è più voglia di queste discussioni, del doversi difendere, del doversi magari anche giustificare, del dover aspettare sempre la pacca sulla spalla. Andiamo a vedere il 3 di denari, perché comunque il 3 di denari è una carta che sì, parla di collaborazioni, parla di progetti, parla di grandi progetti in realtà, di progetti da seguire, sono probabilmente progetti di qualcun altro, anche se poi guardando l'imperatrice sento che potrebbero essere progetti vostri da fare con qualcun altro. Eh, Può essere che sia una persona legata all'infanzia o che conoscete da tanto tempo. Quindi ragazzi, qui avete re e regina di bastoni, come vi accennavo.
può per qualcuno essere comunque una relazione magari anche tra fratelli, insomma, ognuno poi lo applica la propria realtà, è una relazione emotiva che può essere tra anime gemelle, ok? Anche perché abbiamo il giudizio qui e quindi è il 2 di pentacoli anche. Andiamo a vedere il 4 di denari. Perché ho comunque sempre forte la sensazione, ragazzi, che o non vi diano il giusto valore o voi non vi diate il giusto valore. Infatti, guardate qui, abbiamo un re di spade al contrario, la regina di pentacoli al contrario e un 9 di pentacoli al contrario. Ragazzi, voi dovete lavorare sul vostro amor proprio. Il 3 di pentacoli è una carta che dice che vi viene commissionato o vi verrà proposto un qualche tipo di progetto del quale voi pensate di non essere all'altezza, ma in realtà è qualche cosa che voi speravate anche da tempo, che sapete come far crescere. Il 3 di denari è una carta che pensa di non avere le doti necessarie, in realtà avete doti, conoscenze e strumenti, tutto quello che volete per creare questo grande sogno. E a quanto pare le energie cominciano anche a muoversi. Però qui manca l'amor proprio, state facendo troppo per troppo poca remunerazione. Andiamo a vedere se non è una questione economica ed è una questione di pacca sulla spalla o targhetta o ruolo o non lo so, promozione, anche quello vale, cioè nel senso magari voi siete già soddisfatti del tipo di compenso economico che avete, ma avete bisogno di brillare di più, di essere riconosciuti di più dalle masse, magari dai vostri sottoposti. E invece questa cosa comunque sento che continua a mancare, ma perché siete anche voi che vi ponete. Sapete, ci sono delle persone che quando parlano ehm, hanno anche proprio la postura, magari si ingobbiscono, si chiudono tutte, tengono le mani tutte chiuse così. È come se vi dicessero a livello energetico: sono piccolo. Ecco, è un po' questa la sensazione che mi dà questo 4 di pentacoli. Guardate, tutto chiuso, tutto rannicchiato. Sono piccolo, valgo poco, è un po' questa la sensazione. O magari qualcuno, ragazzi, pensa, cioè sa di valere di più, ma si sente un po' costretto a, ripeto, ad accettare un po' la situazione. Guardate, allora qua promette bene perché abbiamo un cavaliere di coppe, quindi è un'offerta che arriva, però ecco, di nuovo, essendoci questo 4 di bastoni al contrario, dove anche il 4 di bastoni è un contratto, allora può essere un cambio di contratto dove si va verso una maggior giustizia. È una questione di contratti, ragazzi, perché qui li avete, che siano contratti karmici, che siano contratti scritti lavorativi, contratti per case, possedimenti, quello che c'è da firmare, che siano contratti per viaggi, macchine, spostamenti. È come se ci fosse una sorta di cambio, di adeguamento. Datemi un'altra carta per questo cavaliere di coppe. Cavaliere di denari, 10 di denari al contrario, fante di bastoni e temperanza al contrario. Ragazzi, se vi fanno un'offerta, io non sento che potrebbe essere l'offerta idilliaca della vostra vita. Non accettate meno di quello che valete. Se dovete firmare un contratto di cui non siete soddisfatti e vi sentite obbligati per una serie di ragioni, ritrattate. Ritrattate. Non accontentatevi della prima offerta. Ritrattate. Perché se vengono a chiedere il vostro aiuto, se sono gli altri che vengono a cercarvi, è perché gli altri sanno quanto valete. Ok? Quindi è anche giusto alzare un po' la posta in gioco. Diciamo così. Fatemi sapere poi come vi risuona nei commenti. Andiamo a vedere ancora Osho che cosa ha da dirci e poi andiamo a vedere un con. Controllo, afflizione e divertimento. Che interessanti. Sono l'uno all'opposto dell'altro.
Guardate, li sento un po' come una frase in realtà, leggerli tutti così, come per dire il troppo controllo, quello che non si dice, quello che si tiene dentro, alla fine causa afflizione, perché il fatto di non potervi confrontare con nessuno, magari delle vostre idee, vi fa stancare dentro, vi fa perdere la speranza. C'è bisogno di ritrovare un po' il lato gioioso di quando si era bambini, il lato divertente, il lato, diciamo, entusiasta. Prendete la vita come se fosse un gioco, appunto. Non prendete sempre tutto con il verso, diciamo, pesante, grave di chi ha responsabilità. Andiamo a vedere ancora un koan. L'onda e il mare sono uno. Wow. Anche se voi siete parte di un'azienda, di una famiglia, di un gruppo di amici, siete comunque un gruppo di amici di un'azienda o familiare. Quindi anche se certe volte vi sentite un po' afflitti, vi sentite magari un po' soli, in realtà comunque fate sempre parte di un gruppo. Bellissima carta. Cari amici del cancro, spero che la lettura vi sia stata utile. Potete farmelo sapere con un like, con un'iscrizione, una condivisione, un commento. A me fa sempre piacere leggere i vostri commenti e di fatto voglio ringraziare tutte le persone che supportano il canale. Quindi vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!